Ciao a tutti e bentornati su MTBT Mountain Biking Tube. In questo video andremo a scoprire 15 modelli di e-mountain bike, uno più bello dell'altro, per la stagione 2020, comparandoli in base al prezzo, peso e componentistica. Iniziamo con la Scott Genius E-Ride 900 Tuned. La bici può essere equipaggiata sia con gomme da 27,5 che 29 pollici. Il motore è un Bosch con batteria da 625 Wh, alla quale può essere aggiunta una batteria esterna, portando la capacità totale a 1125 Wh. Sospensione forcella Fox con escursione da 150 mm, trasmissione SRAM Eagle X01 e freni Shimano XT con dischi da 203 mm. Moterra One è il modello di punta di Cannondale, con un telaio in carbonio completamente ridisegnato e con ruote da 29 pollici. La batteria, integrata al telaio, è da 625 Wh e il motore è un Bosch. Forcelle e sospensioni sono Fox ed entrambe hanno un'escursione da 160 mm. La trasmissione è di SRAM X01, mentre i freni sono di Magura. Canyon Spectral On 9.0 si presenta nel 2020 con un modello molto simile al 2019, sia come telaio sia come componentistica. Il telaio è in alluminio e può montare ruote sia da 29 che da 27,5. Il motore è un Shimano Stepsy 8000 con batterie da 504 Wh. Forcelle e sospensioni sono di Fox, mentre la trasmissione è Shimano XTR a 12 velocità. Anche i freni sono Shimano XTR. La Comencal Metapower 29 Team è la più economica del lotto, ma questo non sembra sia dovuto a compromessi a livello di componentistica, anzi tutt'altro. Le ruote sono da 29 pollici, il motore è Shimano Stepsy 8000 con batterie da 500 Wh. Forcelle e sospensioni RockShox Lyrica all'anteriore e Super Deluxe al posteriore, con escursioni da 170 all'anteriore e 160 al posteriore. La trasmissione è un GX SRAM 12 velocità, così come i freni che sono COD RSC con dischi da 200 mm. Si dice che la nuova Cube Stereo Hybrid 160 HPC soddisfi i requisiti degli enduristi più esigenti. Il telaio in carbonio, motore Bosch con batteria da 625 Wh, forcelle e sospensioni RockShox, trasmissioni SRAM e freni Magura. Il marchio di casa Fantic ormai si è affermato con successo sul mercato e-mountain bike da diversi anni. Il modello XF1 180 Race monta un silenzioso e potente Brose Drive S Mag con batterie da 630 Wh. Forcelle e sospensione RockShox con generose escursioni da 180 mm. La trasmissione è SRAM GX Eagle e i freni sono di Magura. Ma che bella è la Giant Rain E+ Zero Pro, il più grande produttore di biciclette al mondo,
si affida al know-how Yamaha con il motore PVX2, la batteria da 500 Wh, forcella e sospensione Fox con escursione da 170 mm all'anteriore e 160 al posteriore. Le ruote sono da 27 pollici e mezzo, la trasmissione SRAM X01 Eagle e freni sempre SRAM Cod R con dischi da 200 mm. La X-Duro 10 di e-bike Ci risiamo ha un nome che mi fa scompisciare dal ridere, ma in effetti gli attributi dell'enduro sono a tutti gli effetti belli duri. Tubi sovradimensionati, dettagli sexy e il motore più potente sul mercato, il Fly-On con ben 120 Nm. La batteria è da 630 Wh, forcella a sospensione Fox con escursioni generose da 180 mm. Ruote 27,5, trasmissione SRAM EX1 a 8 velocità e i freni sono Magura con dischi da 200 mm. La Merida E160 è una vecchia conoscenza che negli ultimi anni ha ottenuto diverse vittorie nei test di gruppo e mountain bike. Per il 2020 la bici è stata ridisegnata da zero, aggiornando un telaio in carbonio dal design sorprendente con una batteria integrata da 504 Wh su motore Shimano Step 68000. Forca e sospensioni Fox, 160 all'anteriore e 150 al posteriore. Ruote sia da 29 che da 27 pollici e mezzo, trasmissione Shimano XTR e freni anch'essi Shimano XTR. Il marchio canadese Norco, ben noto a molti mountain biker raffinati e che a me piace un bel po', è entrato solo recentemente nel mercato delle e-mountain bike. Il modello VLTC1 propone un motore Shimano Step 8000 con batteria da 630 Wh. Forche e sospensioni sono RockShox con escursioni da 180 all'anteriore e 170 al posteriore. Ruote da 27,5, la trasmissione SRAM CX Eagle ed i freni sempre SRAM con dischi da 200 mm. E anche Santa Cruz ha sbattacchiato fuori il suo primo modello a pedalata assistita. Si chiama Heckler e viene venduta in 4 configurazioni e prezzi diversi, che partono da 7.500 euro ed arrivano a 14.000 euro. Il modello più economico, da 7.500 euro, monta un motore Shimano Step 68000 con batteria da 504 Wh. Forcella e sospensione RockShox con escursioni da 160 a 150 mm. Ruote da 27,5, trasmissione SRAM NX Eagle e freni SRAM Guide RE. Il marchio americano Pivot ha aggiornato la sua e-mountain bike Shuttle, dotandola di ruote da 29 pollici e un telaio in carbonio leggerissimo. La bici pesa infatti solo 20,9 kg. Il motore Shimano Step 68000 con batteria da 504 Wh,
forcella e sospensione Fox da 160 e 140 mm di escursione, trasmissione Shimano XTR e freni XT con dischi da 200 e 180 mm. La Rocky Mountain Altitude Powerplay è sul mercato da diversi anni e segue una linea produttiva tutta sua, completamente diversa dalle altre. Il marchio canadese ha sviluppato un proprio motore molto potente da 108 Nm che si combina ad una bici dalla geometria aggressiva e con look ispirato a mountain bike non motorizzate. La batteria è da 672 Wh, le ruote da 27,5, la forcella e sospensioni Fox da 160 e 150 mm, trasmissione Shimano XT, così come i freni. I dischi sono da 200 mm. La Specialized S-Works Turbo Levo versione 2020 ha avuto aggiornamenti minimi rispetto alla versione del 2019. Il suo telaio in carbonio S-Works fa risultare questa bici la più leggera rispetto a tutte le altre. Il motore viene chiamato Specialized 2.1, ma in realtà è il solito Brosi Drive S Mag. La batteria è da 700 Wh, forcella e trasmissione Fox da 150 mm entrambe, ruote da 29 pollici, trasmissione SRAM X01 e freni SRAM con dischi da 200 mm. La nuovissima Trek Rail sostituisce la Powerfly. Con la miraglia Rail 99, Trek ha finalmente messo a fuoco le prestazioni più sul trail che il comfort sulle lunghe distanze. Il motore è un Bosch con batteria da 625 Wh, forcella e trasmissione RockShox da 160 e 150 mm di escursione, ruote 29 pollici, trasmissione SRAM X01 Eagle AXS elettronico e freni Shimano XT con dischi da 200 mm. È interessante notare che ben 4 motori sono di Bosch e 6 di Shimano. Come forcelle e sospensioni, Fox stravince il confronto con RockShox, equipaggiando ben 9 delle 15i mountain bike. Per quanto riguarda la trasmissione, SRAM la fa da padrona con ben 11 modelli rispetto a Shimano che se ne aggiudica solo 4. I freni, 6 Shimano, 5 SRAM e 4 Magura. Le ruote 5 modelli con 29 pollici, 6 modelli con 27,5 e 4 modelli che offrono entrambi i setup. Sul mio sito internet www.mountainbikingtune.com potrete scaricare il PDF relativo con tutte le informazioni delle bici trattate nel video. E con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!